Però una cosa importante da dire ce l'ho. Ci sono quelli che dicono Giovanni Paolo II ha stabilito che l'elezione per acclamazione non vada bene. A parte il fatto che qui sono dei preti che hanno proposto questo, e quindi si potrebbe discutere se non c'è la categoria di clero che sceglie, va bene, questo è tutto da vedere. Non siamo così, come vogliono far passare, stravaganti, strambalati e fuori di testa. Don Minutella è un prete serio. Voglio leggervi quello che dice a conclusione dell'introduzione della Universi Dominici Gregis Giovanni Paolo II a riguardo della questione poi affrontata più avanti della elezione per acclamazione. E pongo una questione, così la getto lì. Dice così il Papa: infine, nell'introduzione, ho ritenuto di dover rivedere la forma stessa dell'elezione, la forma. Quindi non l'elezione in quanto tale, ma la forma, cioè il modus attraverso cui il Papa viene eletto, tenendo anche qui conto delle, attenti, attuali esigenze ecclesiali. 1996? Domanda: la Chiesa, l'esigenza ecclesiale del 1996 che spinge Giovanni Paolo II, come ora vedremo, lo sto anticipando ma ne farò, sto parlando di qualcosa che approfondirò, 30 anni fa a dire ritengo che la forma dell'elezione per acclamazione è la stessa di oggi, le esigenze ecclesiali sono le stesse del 96, perché se non sono le stesse decade. Leggiamo prima. Ho ritenuto di dover rivedere la forma stessa dell'elezione, dice il Papa, tenendo anche qui conto delle attuali esigenze ecclesiali e degli orientamenti della cultura moderna. Cioè, decido di eliminare l'elezione per acclamazione perché rispetto alla situazione del 1996 la situazione ecclesiale non lo prevede questo, e poi soprattutto non risponde all'orientamento della cultura moderna che si riferisce alla pop theology, si riferisce all'acclamazione mediatica, si riferisce a quelle cose lì che in quegli anni si stavano sviluppando. E aggiunge: così mi è sembrato opportuno non conservare l'elezione per acclamazione quasi ex ispirazione, giudicandola ormai inadatta a interpretare il pensiero di un collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza. Allora, siccome io stupido non sono e neanche deficiente, voglio imbavagliare quelli che ancora puzzano di latte e fanno già i teologi ai piedi dell'Etna. Così rispondo a distanza. Vadano a leggersi anche in latino questo e mi spieghino, se mi sbaglio io a rigor di logica, se Giovanni Paolo II non sta collegando la impossibilità dell'elezione per acclamazione a una contingenza storica e ad una contingenza elettiva, quindi non ne ha fatto un dogma. Non ne ha fatto un dogma insuperabile. Mi sto sbagliando? Ha spiegato solo che non voglio l'elezione per acclamazione per via, primo, della situazione attuale ecclesiale, che non è la stessa di quegli anni lì, perché oggi è straordinaria. Secondo, degli orientamenti della cultura moderna, che ce ne dobbiamo fare? Ma è soprattutto il terzo elemento. Il Papa dice: non voglio l'elezione per acclamazione per rispetto, diciamolo così, del pensiero del collegio elettivo, esteso per numero e tanto diversificato per provenienza. Cioè, il Papa voleva dire: primo, devo avere rispetto del collegio dei cardinali, non potete essere voi a eleggere il Papa, voi popolo di Dio, perché c'è quello dei cardinali. E dov'è il collegio dei cardinali, che sono tutti apostati, bergogliani, di nomina bergogliana, prossimamente anche prevostiana, e quelli che non sono di nomina bergogliana hanno capitolato entrando 2 volte al conclave? Mi sto sbagliando? Pivellini e Tenei? Convertitevi, traditori! Pivellini e Tenei e tradizionalisti che venite fuori dai monasteri dorati
per venire a comandare ad altre parti. Quindi il Papa non è fatto un dogma, ha pure umilmente spiegato le ragioni contingenti. Contingente non è assoluto. Contingenti. La cartuccia finale stamattina non ve l'aspettavate? Mi è sembrato opportuno non conservare l'elezione per acclamazione giudicandola inadatta a interpretare il pensiero di un collegio elettivo, cioè dei cardinali, e allora vorrei chiedere a questi pivellini, con qualche altro ex collaboratore emiliano e qualcun altro sparso di quelli preoccupati che stiamo facendo cose dell'altro mondo, e Dio benedica Vicente Montesinos, vorrei chiedere loro se sanno rispondermi a questa questione qui. Il collegio elettivo è ancora tale? Dovranno rispondere? No? Giusto? Dovranno... E allora la domanda che io porrò, come ho fatto al mio confratello, è: allora da dove deve venire l'elezione del Papa se non c'è? Dobbiamo diventare anche noi nuovi sedevacantisti? No, mi ha detto, no. Deve intervenire Dio. Giusto? Come? Non lo so. Però il dato è quello. Che l'elezione per acclamazione, che qui non c'è stata, diciamo, sgombro ogni equivoco, qui non c'è stata elezione per acclamazione, non fosse altro che io ancora non mi sono pronunciato. Se mi chiedete: padre, tu chi sei? La vostra guida, la guida della Chiesa Cattolica. Ma sei il Papa? Vi risponderò: ma sono la guida dei veri cattolici. Di questo state certi che non ho dubbi. Confermo i fratelli nella fede. I calabresi un paio si sono lamentati che non sono passato da loro. Io lì per lì mi sono arrabbiato perché poi mi stresso, però nello stesso tempo invece li ho amati perché dico: vedi, mi vogliono, mi cercano, desiderano che io vada. Ho dovuto tenere una tabella di marcia, ma non escluderò, devo andare in Sardegna, giro. Poi a nuoto raggiungo il Messico, il Golfo. Ma scusate se sto prendendo ancora qualche minuto, ma è importante questo, ma ci torno. Giovanni Paolo II vincola dal punto di vista giuridico il divieto dell'acclamazione per via del fatto che c'è un collegio elettivo. C'è ancora? E allora viene meno il vincolo. La questione è tutta lì. C'è ancora il collegio elettivo? C'è ancora traditori del piccolo resto? C'è ancora? Il collegio elettivo esiste ancora? Se non esiste, siccome Giovanni Paolo II ha collegato il divieto di elezione per acclamazione al collegio elettivo, oltre che alle attuali situazioni ecclesiali, ma soprattutto al collegio elettivo, ergo si non est collegium, non est vinculum. Tomismo. Se non c'è più il collegio elettivo, domanda: c'è il collegio elettivo? Non c'è più. Il collegio elettivo è il collegio cardinalizio, tutti massoni, tutti lì a guardarsi. Io mi ho guardato certe, non l'ho mai detto, ma adesso ve lo dico oggi, mamma mia che puntatona, io ho guardato alcune foto di Prevost nelle riunioni dei cardinali prima dell'elezione, manda certi sorrisi a Tagle, andatevele a guardare, che io so leggere la comunicativa perché sono un esperto di comunicazione, io, personale, cioè io certi sorrisini, certi ammiccamenti, quando parla un certo cardinale, quando ne parla un altro, erano tutti messi d'accordo. Bergoglio ha mandato in barba tutte queste norme, quando è sceso l'ultima volta senza veste pontificia per dire: ormai io sto crepando, però ho il poncio peruviano. Di chi era quel poncio? Che messaggio era in codice? Capito? Allora la piantino quelli che assolutizzano la norma, perché Giovanni Paolo II ha fatto esattamente l'operazione opposta, non l'ha assolutizzata, l'ha contingentata, cioè l'ha posta in relazione a precise condizioni, venute meno le quali viene meno anche la norma. Perché lui dice: devono essere i cardinali a eleggere, per via del fatto che, siccome sono da tutto il mondo, non è che i siciliani si eleggono il loro, i cardinali italiani si eleggono il loro, quelli acclamano, no, deve essere l'intero collegio cardinalizio, dice Giovanni Paolo II, perché viene da tutto il mondo.
Ripeto per l'ultima volta, rileggo e concludo. Infine ho ritenuto di dover rivedere la forma stessa dell'elezione, tenendo anche qui conto delle attuali esigenze ecclesiali e degli orientamenti della cultura moderna. Così mi è sembrato opportuno non conservare l'elezione per acclamazione quasi ex ispirazione, giudicandola ormai inadatta a interpretare il pensiero di un collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza. Ora, conclusione. Allora, se Giovanni Paolo II ha collegato l'esclusione dell'elezione, dice anche ex ispirazione, attenzione, interessante questo, visto che oggi è San Martino, e dice questo non è possibile perché c'è il collegio dei cardinali che fa quello. Una volta venuta meno l'identità, la validità, la legittimità canonica, normativa del collegio cardinalizio, di cui si parla anche più avanti perché il Papa lo dice, cardinali che sono scomunicati, non hanno diritto, eccetera, viene meno anche quella norma lì. Giusto? Riflettano i loro signori che in barba ai loro borbottii Dio starebbe scrivendo una storia che metterà a tacere i brontoloni superbi, tanto più superbi quanto ancora puzzano di latte, tanto più orgogliosi quanti più presumono di se stessi. Vadano a leggersi questo testo e poi vedrete che vogliono l'ultima parola come giornalista romano.